Il film Barbie the Movie è uscito ormai da qualche mese, inizia anche a sparire dalle sale cinematografiche, ma la seconda ondata di bambole sta iniziando ora ad arrivare. Quindi oggi siamo qui per vedere queste due bambole ispirate al film, che mi sono arrivate una proprio oggi e una poco tempo fa, perché ragazzi, la Barbie the Movie mania per me non è ancora finita. Eccole qui, entrambe le Barbie in scatola. Abbiamo quella con la tutina rosa, che vediamo quasi a fine film, e invece quella con il vestitino a scacchi, che vediamo esattamente alla fine del film. Le scatole, come vedete, sono diverse perché una è Playline, l'altra è Collector. Ve le faccio vedere molto velocemente perché tanto ormai le abbiamo viste 1 milione di volte queste scatole. Nella parte in basso per entrambe c'è ovviamente il logo Barbie the Movie olografico, con l'unica differenza che nella Barbie Collector abbiamo anche questi bordini fucsia tutto intorno alla vetrina. I lati sono perfettamente identici, con l'unica differenza che una scatola è leggermente più bassa dell'altra. Anche il retro delle due scatole è praticamente identico, nella parte superiore c'è il logo con scritto che appunto all'interno c'è una Barbie, la stessa foto per entrambe. Solamente cambia qui sotto che da una parte le solite informazioni che non ci interessano sono scritte su uno sfondo fucsia e dall'altra parte invece sono scritte in bianco sopra la foto. Quindi ora l'unica cosa che ci resta da fare è deboxarle entrambe e scegliere da quale iniziare la recensione. Mentre le deboxavo ho deciso di iniziare da lei con la tutina rosa in modo da tenere quell'altra, la Collector, per ultima e magari andare un attimino più con calma. Non perderei troppo tempo per il suo viso perché è il solito viso utilizzato per tutte queste bambole di Margot Robbie, occhi azzurri, un leggero ombretto ma proprio leggerissimo, labbra rosa, sopracciglia definite, un leggero blush e il mold Margot Robbie. In testa però vediamo che i capelli sono completamente diversi da tutte le altre che abbiamo già visto perché intanto abbiamo questo accessorio che è questa fascetta di stoffa realizzata proprio in tessuto ed è stata anche, guardate, cucita qui, non è solo tagliata a vivo ma è stato creato una specie di orlo lungo entrambi i bordi della fascetta. Sul lato sinistro è azzurra, sul lato destro invece è colorata e il fiocchettino sopra non ha gli orli ma anche quello realizzato con della stoffa colorata. Tutto cucito e in più con dietro questo piccolo elastico per poterglielo mettere e togliere con più facilità. I suoi capelli sono accrocchiati in questo modo che non è male ma è abbastanza particolare. Sono i soliti capelli biondi con delle mescioline più castane e come vedete sono stati arricciati in modo da dare questo effetto chignon nella parte frontale. Sono praticamente una coda divisa in due ciocche riempite di gel e arricciate in questo modo. Qui hanno anche cucito questa ciocca con del filo del colore dei capelli in modo che rimanga in posizione, quindi non andrò assolutamente a toccarle anche da questa parte perché sinceramente non vorrei rovinarli. Qui davanti invece vediamo che ha la riga di lato con i capelli che scendono lungo i lati del viso. La tuta che indossa è quasi tutta un pezzo unico, con l'unico pezzo separato che è la cintura. È semplice, ma anche nel film era semplice, realizzata comunque bene, anche il colletto ha la stoffa doppia, si apre qui frontalmente, ci sono questi bottoni decorativi che sono dei veri bottoni cuciti, ma non servono per aprire e chiudere questa tutina, sono solamente di bellezza, invece questa tuta si apre grazie a questo bottone di plastica a scatto che c'è qui, che appunto ci permette poi di toglierla sfilandola dalle spalle. Le maniche sono a 3/4, lunghe fino leggermente sotto il gomito e hanno anche questo risvoltino appena sopra il polso. Come vi dicevo la cintura è un pezzo separato perché è stata realizzata con la stessa identica stoffa ma è stata cucita con il tessuto doppio, fatta passare sui suoi fianchi e poi annodata proprio qui davanti. Molto semplice anche questa, ma il fatto che sia stata cucita così con questo tessuto doppio a me piace davvero un casino. Nella parte delle gambe invece non vediamo assolutamente nulla di speciale, sono dei semplici pantaloni che scendono abbastanza larghi, credo che si dica pantaloni a palazzo, fino a terra, fino ai piedi. Se li alziamo un pochino possiamo vedere le sue scarpe, che sono delle scarpe sportive ma con la zeppa altissima, perché per fortuna queste Barbie sono tutte in punta. Onestamente non ricordo se nel film indossava delle scarpe così con questa zeppa o semplicemente delle scarpe da ginnastica, però devo dirvi che anche se molto semplici e non colorate comunque mi piacciono molto. Nemmeno lei arriva con uno stand ma invece arriva con le ginocchia incerrottate. Troviamo questi pezzettini di cartone che ancora non so spiegarmi a cosa possano servire, messi proprio sopra le ginocchia, come se volessero a tutti i costi tenerle ferme. L'unica cosa che arriva con lei sono questi occhiali
che come vedete hanno la montatura fucsia ma le lenti trasparenti e l'interno colorato di nero. Li aveva addosso nella scatola ma aveva anche una protezione di plastica per fare in modo che il viso non si macchi con la colorazione che le hanno messo all'interno. E questa è lei con gli occhiali addosso. Devo dire che non mi dispiace, ma comunque la preferisco senza. Ma ora direi di passare a quella che è sicuramente la mia versione preferita tra tutte le versioni di queste bambole tratte dal film. Andiamo veloci anche per il suo viso perché è sempre lo stesso, identico, stessi occhi, stesso ombretto, sopracciglia, labbra e blush, è identico, non cambia assolutamente nulla, ma su di lei troviamo decisamente molte più cose, molti più dettagli, come ad esempio questi orecchini, che sono oro nella parte del lobo con il pendaglio bianco perlato, uguali su entrambi i lati e molto carini. In testa invece indossa questo cappellino davvero molto bello, ragazzi, è realizzato di stoffa. Non me lo sarei mai aspettato, ero convinto che fosse di plastica, con questo tessuto che poi rivedremo anche sulla giacca, uguale, identico, foderato anche nella parte interna. Non lo rimuovo perché è attaccato qui davanti alla sua testa e non vorrei poi rischiare di non riuscire più a farglielo stare su. E oltre a questa stoffa a nido d'ape, tutto intorno troviamo anche questo nastrino con gli stessi colori e qui dietro un fiocchettino realizzato proprio con quel nastro, con anche le due parti laterali più lunghe che scendono lungo i suoi capelli. Capelli che, inutile dirlo, sono uguali a tutti quelli delle bambole di questa linea che li hanno sciolti, sono abbastanza dei cannoli siciliani croccanti, diciamo che in questo caso sono fragranti. Mi piacerebbe sistemarli ma dovrei togliere il cappello, quindi ci penserò, ma non hanno nulla di più né nulla di meno, sono esattamente pieni di gel come tutti quelli di tutte le bambole di questa linea. Ma la cosa più bella di questa bambola è sicuramente il suo look, il suo outfit, che oltre ad essere molto bello è addirittura diviso in 4 pezzi, se vogliamo addirittura 5, ma adesso vi spiego perché. Nella parte superiore la prima cosa che notiamo è questa giacchettina realizzata, come vi dicevo, con lo stesso tessuto identico del cappello. All'interno però in questo caso non è stata foderata, ma comunque non la vediamo. Le maniche sono molto lunghe e all'altezza dei polsini è stato anche applicato questo bottoncino bianco, ovviamente su entrambe le braccia. Vi dico anche subito che lei indossa lo smalto rosa prima di dimenticarmi. Una volta rimossa la giacchetta vediamo che rimane con questa canotta che ha la stessa stampa ma con un tessuto molto diverso, molto più lucido, un tessuto di raso con il colletto alto e qui davanti questo nastrino, anche in questo caso cucito con la stoffa doppia, molto bello, infiocchettato qui davanti, che serve proprio per tenere chiusa la parte del décolleté. Pensavo che la gonna fosse dello stesso tessuto, invece come vedete non lo è, perché non è lucida come la canotta, ma ritroviamo comunque lo stesso pattern. Anche in questo caso il tessuto è molto morbido. In vita ne ho realizzato questa specie di cintura e come vedete qui sui lati, su entrambi i lati, ci sono queste plissettature per dare movimento e ampiezza alla gonna. Ma prima vi ho detto che questa bambola ha 4 o forse 5 pezzi di abbigliamento, perché abbiamo ovviamente, come abbiamo già visto, la giacchetta, la canotta che è separata dalla gonna, ma soprattutto se andiamo ad alzare la gonna, ragazzi, vediamo che Mattel in questo caso ha realizzato un sottogonna davvero molto carino, di stoffa bianca nella parte superiore, con questo tulle color panna nella parte inferiore. Ci sono proprio 2 strati lunghi di tulle e uno un pochino più corto cucito sopra, proprio per fare in modo che la gonna rimanga il più voluminosa possibile, ma in più le hanno messo anche le mutande. E questo è il quinto pezzo di abbigliamento che vi dicevo. Mutande molto semplici, ma che vorrei che rimettessero praticamente in tutte le bambole, e che quella con la tutina rosa purtroppo non ha. Sia la gonna che la canotta sono rimovibili tramite questi bottoncini sul retro, che sono i soliti bottoncini che per fortuna troviamo in questa linea di bambole. E se scendiamo anche con lei sui suoi piedi, vediamo che indossa questi sandali molto semplici, forse un pochino troppo, completamente azzurri, anche se mi pare che nel film lei non li avesse azzurri ma li avesse di un altro colore. Sono tanto semplici, però devo dire che le stanno bene. Mi piace questo tacco, mi piace questa forma. Nella loro semplicità sono perfetti per completare il look. Con lei arriva per fortuna anche il suo stand, che però, ragazzi, come vedete è completamente buttato in avanti. Sembra quasi volerla far cadere. Io la rimetterò in scatola, quindi non me ne farò nulla, ma è un vero peccato perché se cerchiamo di farla stare dritta in piedi sullo stand, come vedete, praticamente rimane sul bordo, perché lo stand è davvero tanto, ma proprio tanto storto. L'ultima cosa che arriva assieme a lei, che con la Barbie con la tutina rosa non c'era, è il certificato di autenticità, dove andiamo a scoprire se questa è una bambola o un veicolo. Eccolo qua, questo certificato garantisce che la tua bambola Barbie, wow, in questo caso è una bambola, è stata creata grazie alla collaborazione di designer e artisti Mattel. Non so se hanno sistemato o se semplicemente è un caso, ma questa mia Barbie non è un veicolo, ma è una bambola.
E queste erano le ultime due Barbie tratte dal film Barbie the Movie che mi sono arrivate. Vi anticipo già che me ne devono arrivare molte altre. È in arrivo quella con i roller, è in arrivo il Ken con i roller, è in arrivo il Ken con la pelliccia, insomma sono in arrivo un bel po' di bambole di questo film che ovviamente recensiremo tutte, perché ci tengo davvero a farvele vedere, soprattutto in vista dei prossimi regali di Natale e del prossimo Black Friday, dove secondo me potrebbero essere parecchio scontate e quindi magari se vorrete recuperarle o regalarvele per Natale, partirete con i vostri acquisti con le idee sicuramente molto più chiare dopo aver visto tutti i miei video. Detto questo ragazzi, devo dirvi che queste bambole mi piacciono, ma non riesco a dire triplo wow. Questa volta no, la Barbie con la tutina rosa è molto carina nella sua semplicità, rispecchia esattamente il personaggio del film, ma non ha secondo me assolutamente nulla di wow. Invece lei mi piace davvero tantissimo, esattamente come mi piace questo look anche durante il film, ed è sicuramente un wow, ma non di più. Mi piace tantissimo il tessuto utilizzato per il cappellino e per la giacchetta, mi piace il modo in cui è stato realizzato il nastrino della canotta, mi piace anche il sottogonna e il fatto che abbia le mutande, però devo dirvi la verità, in scatola pensavo fosse un triplo wow, una volta deboxata purtroppo no. Bellissime entrambe, se dovessero scontarle assolutamente ve le consiglio tutte e due, infatti nel frattempo vi lascio qui sotto il link Amazon se siete interessati all'acquisto o a tenere monitorato il loro prezzo, ma il triplo wow sarà per un'altra volta. Ora però ragazzi scrivetemi qui sotto quale delle due preferite, se preferite lei scrivetemi hashtag tutina, se preferite lei, scrivetemi hashtag picnic, perché il suo pattern mi ricorda un pochino una tovaglia da picnic. Quindi aspetto di leggere qui sotto tutti i vostri commenti, spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto come sempre lasciate qui sotto un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, è importantissimo e molti di voi non lo fanno. Seguitemi anche su tutti i social con il nome Toys Expression e su Instagram anche come Toys Expression Dolls, che sto proprio per pubblicare, o forse quando uscirà questo video le avrò già pubblicate, delle nuove foto che ho scattato di cui sono veramente molto orgoglioso e non vedo l'ora che le vediate. E detto questo ragazzi, io vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.